In questa puntata, il mercato richiede sempre di più SUV diesel equipaggiati con cambio automatico? Subaru risponde con il suo Forester, mettendo insieme la motorizzazione boxer a gasolio, tuttora tra le più godibili della categoria, con quel CVT Lineartronic che al debutto sulla sorella Outback ha impressionato per dolcezza e precisione. Il pacchetto funziona, e come? Seat Leon ST. La best seller di casa Seat si arricchisce di nuove versioni, su tutte la nuova versione Cupra. Non proprio una tranquilla wagon compatta per famiglia, o meglio, non solo. Mondiale Endurance. A Spa-Francorchamps Audi e Porsche danno spettacolo, mentre Toyota è ancora in ritardo. Umberto Scandola su Skoda vince il Rally dell'Adriatico, terza prova del campionato italiano. Andreucci su Peugeot resta comunque in testa alla classifica. E a seguire le news di Autolink. Il mercato chiede l'automatico. Subaru si adegua. Benché non rappresenti l'unico fattore di novità, la trasmissione Lineartronic a variazione continua, in abbinamento anche al motore diesel, è senz'altro l'elemento che fa di Forester edizione 2015 un prodotto di appeal assai maggiore che in passato, rispecchiando le preferenze di un segmento, quello dei SUV di medie dimensioni, che vede i propulsori a gasolio accostarsi al cambio automatico nel 69% dei casi. Del resto, gli ingredienti di qualità in casa Subaru non mancavano di certo. Il sistema di trasmissione è quello già apprezzato sulla sorella maggiore Outback. Il resto lo fa un campione di fluidità e piacevolezza come il 4 cilindri boxer diesel di 2 litri di cilindrata. Il tutto nell'assoluto rispetto del DNA Subaru e con tutta la versatilità tipica di Forester. Dopo Outback arriva Forester con il cambio di elettronica e in effetti lo spirito, il DNA Subaru rimane immutato. Macchina estremamente polivalente, macchina che si può usare tranquillamente in città così come nell'est urbano, ma anche e soprattutto nell'off-road, in quanto noi ricordiamo che nasciamo come macchine 4x4, a differenza di altri brand che nascono 2 ruote motrici e poi diventano 4 ruote motrici. Noi ce l'abbiamo nel nostro spirito, la nostra filosofia, il nostro concetto di produzione, di costruzione delle vetture sono appunto macchine 4x4. Con l'inserimento dell'Lineartronic vogliamo dare da una parte il comfort, perché in effetti il cambio di Lineartronic variazione continua dà una certa comodità, un certo comfort a chi utilizza questa vettura, ma dall'altra parte non togliamo quelle che sono le doti di questa vettura anche per un uso fuoristradistico nel caso qualcuno voglia appunto divertirsi nell'off-road. Il nuovo cambio Lineartronic abbinato all'esclusivo propulsore boxer diesel non fa che enfatizzare le doti già note e apprezzate di Forester. Questa è una unicità di questo prodotto, perché naturalmente, se vogliamo, la catena cinematica della vettura, che parte dalla parte anteriore appunto con il motore boxer diesel, passa attraverso il cambio di Lineartronic e finisce con il sistema Symmetrical All-Wheel Drive, effettivamente dà una connotazione molto spinta a quello che è il prodotto Subaru, assolutamente unico nel suo genere, in quanto questa tipologia, ma soprattutto questa filosofia costruttiva, la ritroviamo solamente nei nostri prodotti. Nella guida si apprezzano le caratteristiche uniche del CVT Subaru, che ai regimi di rotazione inferiori assicura il classico comportamento di un cambio a variazione lineare, esprimendo quindi una progressione parallela del rapporto tra i giri del motore e quelli delle ruote, ma che quando invece la pressione sul pedale del gas oltrepassa la soglia del 65%, la centralina trasforma il comportamento simulando l'inserimento in successione di 7 marce virtuali preimpostate. Un trucco reso possibile da un programma che riconosce lo stile sportivo e impone al cambio di saltare parte della rampa di salita dei rapporti. Lineartronic abbina così tutto il meglio di un tradizionale CVT col meglio di un automatico sequenziale.
La gamma 2015 di Forester si presenta così in linea con le esigenze del mercato e sempre più appetibile. Dal punto di vista commerciale, Subaru Italia ha voluto aggredire il mercato in maniera molto consistente, in quanto effettivamente con il Modelier 15 abbiamo riposizionato quelle che sono le vetture, quello che è tutta la gamma Forester, sia per quanto riguarda il benzina ma anche per quanto riguarda soprattutto la motorizzazione diesel. Sono state inserite alcuni equipaggiamenti che prima non c'erano, a discapito di altri che dal punto di vista commerciale abbiamo visto che non hanno avuto un buon successo, e quindi di conseguenza adesso anche il naming delle vetture è cambiato. Si parte dalla versione Style, che se vogliamo è la versione entry level, anche se parlare di entry level in casa nostra è un po' riduttivo, in quanto le vetture sono tutte estremamente equipaggiate ad un prezzo di 32.000 euro, passando dal Sport Style, che ha una connotazione, partendo dalla Style, con una connotazione molto più sportiva, molto più aggressiva, per arrivare al top di gamma che è la Sport Unlimited ad un prezzo di 40.600 euro. Un evento presso il circuito di San Martino del Lago, provincia di Cremona, per testare l'intera gamma Leon e valutare gli enormi passi avanti compiuti nell'innovazione tecnologica di tutti i modelli. All'insegna del risparmio e dell'efficienza, la nuova versione a metano che, novità per il settore, non presenta il classico bottoncino di switch per passare alla benzina. Si parte a benzina, si passa immediatamente al metano in modo automatico e una volta esaurita la riserva di gas si ritorna al benzina con una capacità del serbatoio di 50 litri. Ma noi siamo ruote in pista e non potevamo non soffermarci sul vero fiore all'occhiello dell'offerta Leon, la ST Cupra. Si tratta di un'autentica supercar familiare che abbiamo portato in pista con tanto di kit sport, che prevede l'impianto frenante Brembo con pinze anteriori a 4 pistoncini su dischi ventilati, cerchi alleggeriti e gomme Michelin Pilot Sport 2 a esaltarne un carattere sportivo fuori dal comune. Coniuga stile, funzionalità e prestazioni al top. Il design è appuntito, innumerevoli le soluzioni di personalizzazione e ottimo il rapporto qualità-prezzo, come da tradizione in casa Seat. Il top di gamma Leon è equipaggiato col potente 2 litri TSI a doppia iniezione e distribuzione variabile, capace di erogare la straordinaria potenza massima di 280 cavalli, con una coppia massima di 350 Nm già disponibile da 1700 giri. La trasmissione è DSG a doppia frizione a 6 rapporti per una velocità massima limitata elettronicamente a 250 orari e un'accelerazione da 0 a 100 in appena 6 secondi. Performance da pista dunque, a fronte di consumi contenuti in 6,6 litri per 100 km ed emissioni di CO2 limitate a 154 grammi al chilometro. L'altra novità assoluta è rappresentata dalla versione Experience, autentica crossover a trazione integrale in grado di disimpegnarsi alla grande anche su un percorso off-road. La trazione integrale 4Drive, basata sul sistema di trasmissione Haldex di quinta generazione, consente di affrontare agilmente ogni tipo di terreno. 3 le motorizzazioni disponibili: 1600 TDI da 110 cavalli, 2000 TDI da 150 cavalli e 2000 TDI con DSG da 184 cavalli, con prezzi a partire da 28.000 euro. Dopo il debutto stagionale di Silverstone, i protagonisti del mondiale Endurance si sono trasferiti in Belgio, sulla mitica pista di Spa-Francorchamps, per disputare la seconda gara della stagione. Occhi puntati soprattutto sul team Audi, atteso alla riconferma dopo l'inattesa vittoria in Inghilterra, e in particolare su André Lotterer. Il pilota tedesco qui è praticamente di casa, abita a meno di un'ora dal circuito belga e si è presentato a bordo della sua Audi 4 degli anni 80 da collezione. Yeah, it's always very nice for me to race in Spa. It's just 1 hour away from where I grew up since I was 2 or 3 years old. So yeah, it's great. But then it hurts if you don't win. So really would be nice to win. It's a great track, but you know, when it rains like this here, it's very tricky. And unfortunately there's been an incident as well, so not ideal conditions for us drivers, but in the end it's the same for everybody.
so we have to be a bit more careful and just hope that the weather will improve. Here with our Le Mans Aero package, and this hasn't been raced against the competition, so it's difficult to judge, but I'm sure the team did a great job with this Le Mans package, and yeah, it remains to be seen. For sure us drivers going to push very hard. 2 Audi su 3 si sono presentate a Spa con il nuovo pacchetto aerodinamico pensato per la 24 ore di Le Mans, ma in grado anche di migliorare le performance sulle piste veloci come quella belga. The Aero package is for the preparation in Le Mans. It is specifically designed to be maximum efficient in Le Mans, and we use the race here in Spa to prove that, to test it, to gather data, to get everybody familiar with it, to be 100% prepared for Le Mans. The complete package is new. It is about to get as much air through the car with as little turbulences as possible, to use the energy of the air as much as possible to create downforce without, for example, putting wings up, because that would create drag. It's for sure not a disadvantage here in Spa, and therefore it's a great chance not only to test it but also show good performance here in Spa. Malgrado le migliorie aerodinamiche, durante le prove le Audi venivano surclassate dalle 3 Porsche, che potevano partire davanti a tutti, mentre le Toyota apparivano in chiara difficoltà. Al via della gara erano dunque le Porsche a prendere la testa, inseguite dalle Audi. La 919 Hybrid numero 17, partita dalla pole, in particolare sembrava destinata a prendere il largo con un Brendan Hartley scatenato. Ma uno stop and go prima e una lunga fermata ai box per problemi tecnici poi la faranno allontanare dalla lotta per la vittoria. Anche l'Audi numero 8 perdeva posizioni durante la gara. 2 soste in più per un problema elettrico, la sostituzione di una centralina e altri guai segnavano la loro corsa, mettendo fine ai sogni di gloria. Con le Toyota mai in gara, rallentate anche da una serie di guasti, a contendersi la vittoria restavano dunque l'Audi numero 7 di Fassler, Lotterer e Treluyer e la Porsche numero 18 di Loeb, Jani, Dumas. La gara si decideva soprattutto nelle ultime 2 ore, contraddistinte da una battaglia straordinaria tra le 2 vetture tedesche pilotate da Treluyer sulla R18 e-tron 4 e Jani sulla 919 Hybrid. Sorpassi mozzafiato a oltre 270 all'ora. Qualche contatto al limite e diversi rischi presi dai piloti rendevano la corsa davvero emozionante. Decisiva risultava anche la strategia. All'ultima serie di pit stop Jani entrava per primo a 36 minuti dal termine per un rabbocco di carburante, mentre circa 15 minuti dopo si fermava anche Treluyer con l'Audi, che decideva di fare un doppio stint con gli pneumatici. Il francese, rientrato in pista, riusciva a mantenere un esiguo vantaggio sull'avversario e alla fine tagliava il traguardo in testa, con 13 secondi di vantaggio sulla Porsche, regalando così alla Casa degli Anelli e ai suoi compagni di squadra André Lotterer e Marcel Fassler il secondo successo nella stagione. Sul terzo gradino del podio, dopo una bella rimonta, riusciva a salire la Porsche numero 17 di Bernard Hartley e Mark Webber, mentre da segnalare era anche l'ottimo quarto posto dell'Audi numero 9, portata in pista da Albuquerque, il debuttante Rust e l'italiano Marco Bonanomi. La loro R18 non era stata fornita del pacchetto aerodinamico Le Mans per poter fare un confronto, e così nelle parti veloci della pista pativano un forte ritardo sulle 2 vetture gemelle, circostanza che non gli ha impedito di terminare ai piedi del podio. Prossimo appuntamento col Mondiale Endurance il 13 giugno con Sua Maestà, la 24 ore di Le Mans.